Il viaggio a bordo del nostro camper 4x4 Valentino ci ha portato ad attraversare la Bolivia per ben 3 volte. In queste occasioni abbiamo potuto apprezzare regioni e luoghi completamente differenti tra loro e dobbiamo proprio dire che non è stato tanto difficile innamorarsi di questo paese, ogni volta sempre di più. Seguiteci nel nostro viaggio attraverso questa perla del Sud America, attraverso le immagini di questo video. Paese senza sbocco sul mare, la Bolivia è il Tibet delle Americhe, il territorio più alto e isolato di tutte le repubbliche latinoamericane. È anche il paese che meglio conserva la cultura tradizionale, con oltre il 50% della popolazione che ancora ne osserva i valori e le credenze. La Bolivia è uno dei paesi più poveri dell'America Latina, ma le sue colorite culture indigene, i suoi paesaggi andini mozzafiato e i resti di misteriose antiche civiltà la rendono una ricca ed emozionante destinazione per i viaggiatori che, come noi, girano il mondo con la propria casa a 4 ruote. La capitale della Bolivia è La Paz, che si trova in alto, sull'altipiano boliviano ad un'altitudine mozzafiato di circa 4.000 metri. La Bolivia è un paese relativamente povero, ma è ricco di tesori naturali. Le sue ricchezze splendono attraverso gli infiniti deserti del paese, montagne argentate, laghi salati, pianure tropicali e i suoi altipiani, dove è impossibile non innamorarsi dei simpatici alpaca. La Paz significa pace e questa città ad alta quota è l'accogliente capitale del turismo della Bolivia. La città può apparire enorme e arida, ma l'occhio attento invece sarà in grado di individuare molto bene la scintilla che le arde dentro. Bisogna guardare attraverso l'architettura, la cucina e lo stile di vita tipici della città per trovare alcuni veri gioielli. Dalle dimore coloniali spagnole del XVI secolo a edifici moderni modellati su templi precolombiani. Nonostante tutte le distruzioni causate dagli spagnoli, questi conquistatori hanno modellato e reso incredibilmente magica la città più grande della Bolivia. Dopo aver fondato La Paz, gli spagnoli hanno eretto edifici splendenti, come il Palazzo del Congresso Nazionale e il Palazzo Presidenziale, che sono ancora oggi il cardine attrattivo di Plaza Murillo. Come cattolici devoti, gli spagnoli eressero anche la cattedrale metropolitana della città, dedicata alla Signora della Pace. Questa ospita un museo d'arte con una preziosa collezione di dipinti storici. Qui è infatti anche possibile ammirare opere di artisti moderni al Museo Nacional de Arte, che è ospitato in un palazzo coloniale spagnolo ben conservato. Passeggiando lungo il Mirador La Cacota, che abbiamo raggiunto utilizzando la famosissima teleferica, abbiamo potuto vedere come i sobborghi esterni della città si aggrappino ai ripidi fianchi delle montagne e si riversino nella valle sottostante. Qui ci siamo trovati di fronte alla prima visione delle cime frastagliate della valle circostante e siamo così stati gentilmente invogliati a lasciarci la città alle spalle per esplorare le gemme naturali della Bolivia. Ma è nel vicino lago Titicaca che la Bolivia brilla davvero. Il lago navigabile più alto del mondo si trova a circa una mezza giornata di viaggio dalla Paz, a cavallo del confine peruviano. Noi ci siamo divertiti ad esplorarlo e ad attraversarlo con una chiatta per raggiungere Copacabana. Il lago è ghiacciato e freddo ed ha isole mozzafiato che ospitano una delle più antiche culture del mondo, il popolo degli Uru. Centinaia di Uros vivono ancora su isole galleggianti e spugnose fatte di canna e in qualche modo sopravvivono nel clima estremo che si trova a queste altissime quote.
I picchi innevati dei vulcani che sfidano il cielo azzurro sono fari nell'immensa distesa bianca del Salar di Uyuni, il deserto di sale più spettacolare ed esteso del pianeta. Questo è incastonato tra le Ande, all'estremo sud della Bolivia. Mentre sfioriamo la sua compatta superficie lucida sfruttando la trazione integrale del nostro camion, incontriamo sorgenti bollenti e pozze salati luccicanti, nel cui centro si formano delle vere e proprie isole. Le poche alture di questa remota regione del mondo brillano all'orizzonte come un miraggio in un deserto. Si tratta di un'esperienza unica al mondo. Da Uyuni è quasi impossibile resistere alla tentazione di non percorrere una delle strade più emozionanti su cui ci siamo trovati a poggiare le ruote, la strada delle lagune. Alcuni la odiano, altri se ne innamorano, altri invece vi perdono definitivamente la ragione. La ruta delle Lagunas è una delle più terribili e magnifiche sterrate che abbiamo mai percorso nella nostra vita. In un'area desolata della nazione sudamericana, questa lunga carrettera sterrata corre tra lagune, voli di fenicotteri rosa e opere artistiche di roccia create da madre natura. Queste sono capaci di immaliare davvero ogni tipo di viaggiatore. Grazie al nostro camion abbiamo potuto goderci il viaggio necessario a raggiungere meraviglie come la Laguna Colorada. Questa, dalle sfumature rosse, fucsia e viola, è colonizzata da migliaia di fenicotteri che volano formando meravigliose nuvole rosa. Poi abbiamo incontrato la Laguna Verde, immenso smeraldo incastonato tra le montagne, dove il colore dell'acqua cambia a seconda delle ore e della luce. A volte è verde e blu, poi giada, ma anche azzurra, quasi trasparente. Sullo sfondo ecco che appare la montagna perfetta, il vulcano Licancabur, 5.920 metri di altitudine. Il cono, così regolare, sembra quasi disegnato. Nel cratere c'è un lago dai colori incredibili. È il premio per chi ha la forza di arrampicarsi. Noi non ce l'abbiamo fatta. Per l'ascensione ci vogliono 2 giorni di cammino, ma lo spettacolo deve essere davvero unico. La porta verso uno dei laghi salati più famosi del mondo è Potosí, un posto dove è facile socializzare con la gente del posto e ammirare una miscela di stili architettonici. Un'attrazione eccezionale qui è camminare nel centro della città e ammirare in lontananza il Cerro Rico, che era un tempo un generoso deposito di argento e stagno. Questi metalli preziosi fornirono il denaro necessario per stabilire la capitale costituzionale Sucre. Questa si trova a circa un giorno di viaggio da Potosí. Come per i diamanti, è il nucleo che è il più brillante, e questo è certamente il caso di questa città boliviana così centrale, soprannominata la Città Bianca. Si pensa che il soprannome sia dovuto al fatto che gli edifici coloniali e le fontane di Sucre riflettano la luce del sole. Una delle esperienze più emozionanti che abbiamo vissuto in Bolivia sono stati i giorni trascorsi a Santa Cruz de la Sierra, presso la Casa dell'Almendro. Questa è una scuola per bambini discapacitati, nata grazie alla forza di volontà e all'energia della signora Cremonesi, una fisioterapista italiana in pensione arrivata qui in Bolivia circa 20 anni fa. In questo luogo il nostro Valentino si è trovato nel bel mezzo di tante ricreazioni, momenti in cui è stato costantemente accerchiato da decine di bambini incuriositi da un oggetto che era perlomeno fuori luogo. La curiosità ha creato tanti momenti di interazione e parlare con dei piccoli bambini,
con i loro genitori e con gli insegnanti del nostro viaggio intorno al mondo, dobbiamo dire che è stato davvero curioso, istruttivo e divertente. Essere stati così vicini all'attività di un'importante realtà qual è la Fondazione Casa dell'Almendro ci ha permesso di entrare in contatto con altre organizzazioni che si occupano di difficili situazioni sociali. Tra queste abbiamo conosciuto il Centro di Recupero Nutrizionale di Santa Cruz, unico in Bolivia ad avere come obiettivo quello di dare assistenza ai bambini denutriti. Questo centro ha attuato un programma molto interessante che oltre all'aspetto medico prevede anche una serie di attività per le madri dei bambini denutriti. In Bolivia non sono rare situazioni in cui giovani donne rimangono sole e con diversi figli provenienti da molteplici relazioni. Mamme con 7-8 figli non sono così infrequenti e succede spesso che queste povere donne si ritrovino a vivere in una stanza di pochi metri quadrati in condizioni di precarietà e sottomissione. Lasciando gli altipiani, abbiamo avuto modo di raggiungere Valle Grande, piccola cittadina diventata famosa alla fine degli anni 60 per essere il luogo in cui è stato mostrato al mondo la salma del comandante Ernesto Che Guevara. La storia e la vita di Ernesto Che Guevara de la Serna, detto il Che, è legata a quella della Bolivia. Proprio gli ultimi mesi della sua vita sono stati da lui trascorsi in questo paese nel tentativo di esportare la rivoluzione verso altri stati dell'America Latina. E proprio in Bolivia venne catturato ed ucciso a La Higuera il 9 ottobre del 1967. Nei pressi di Valle Grande, invece, il suo corpo venne esposto e segretamente sepolto. Ci è voluto molto tempo perché questo luogo fosse in qualche modo santificato. Le resistenze politiche sono state molte, prima che si riuscisse a costruire un museo e un mausoleo, proprio dove il Che fu ritrovato nel 1997. Valle Grande è infatti storicamente una città governata dalle destre. Il presidente della Bolivia, Evo Morales, è di sinistra ed è al potere dal 2006, ma prima del 2016 il governo non è riuscito a far aprire queste nuove strutture. Le strade della Bolivia sono famose per essere tra le più pericolose al mondo ed effettivamente in alcune occasioni abbiamo trovato che la fama davvero trova ancora riscontro nella realtà. I problemi più frequenti sono i grandi dislivelli, i fondi stradali sterrati, che spesso sono anche stretti, e le condizioni climatiche. Abbiamo guidato frequentemente su piste totalmente sprovviste di parapetti e protezioni, con pendenze a volte molto pronunciate e naturalmente in balia della frequente nebbia e delle precipitazioni. Sulle strade più strette, molte croci commemorative ricordano le vittime, così come i rottami di auto e di camion che giacciono semidistrutti ai piedi dei tornanti molto insidiosi. Esplorare la Bolivia per noi ha significato mantenere la promessa della scoperta, la prospettiva di trovare qualcosa di prezioso dove pochi hanno voluto guardare. Abbiamo visitato le sue stupende città, rincorso il romanticismo dei tempi passati e intrapreso emozionanti avventure all'aria aperta. Siamo stati ricompensati con ricordi che rimarranno indelebili dentro di noi per tutta la vita.